Buongiorno a tutti quanti. Oggi proviamo un sapone nuovo, un marchio nuovo. Logicamente lo proveremo con un rasoio e delle lamette che conosco bene, quindi 316 con Rapira Swedish, pennello Body Brush NC3 con manico fatto dal mio amico Enrico Montesi, e dopo, come omaggio, visto che è venuto a mancare Ludovico Martelli, eccolo qua. Allora, tanto non so se è Ludovico o Ludovico, dopo controllo e casomai lo segno nel titolo. Perché non ho usato tutto un setup pro raso? Perché sarei un po' falso osannare un prodotto che rispetto, perché comunque ha tenuto negli anni, ma che reputo un sapone che funziona per il prezzo che ha, non gli si può dire niente, ma finisce lì. Non mi trasmette nessuna emozione, non ho ricordi che mi portano a sentire quelle profumazioni lì e a gridare al miracolo, quindi rispetto la cosa, però ad esempio anche le single blade che aveva fatto adesso le hanno ritirate dal mercato, quindi cosa vi devo dire io? Apprezzo il fatto che abbia tenuto la rasatura tradizionale, probabilmente più per i barbieri fino a prima, e comunque sia un nome che aiuti la rasatura tradizionale a rimanere tale, però la cosa dopo finisce lì. Quindi mi godrò un aftershave ottimo, perché questo mi piace, cioè mi piace come mi piace quello rosso, tra l'altro ha anche una buona persistenza, è sandalo, veramente molto buono. Come sapone andiamo in Slovenia con Bailatura, questo marchio che si trova su Anticatura. Vediamo come lavora. Metto un po' di prebarba, andiamo di furbetto, piano piano lo finiamo. Ok, allora, profumazione. Sinceramente non la so in nessun modo spiegare. È una profumazione che a mio naso sento forse qualcosa di floreale, molto erbacea. È un mix di oli profumati che sinceramente non riesco a dargli un senso. Non riesco a dargli un senso. Non è male, però non è neanche una cosa che mi fa dire cavolo che profumazione, ecco. Non riesco ad andare più in là di così. Magari ricordate la descrizione. Anzi, a dire la verità, a me un pochettino mi stomaca anche. Perché non è potente, però non è neanche troppo in sordina, nel senso che comunque viene fuori bene. Soprattutto adesso che ci ho fatto un po' di ammollo, devo dire che esplode bene. Comunque, come avete visto, ho fatto un paio di video sui profumi, probabilmente più in là ne farò ancora, ma non preoccupatevi che non passo alla profumeria, Nel senso, mi godo qualche profumo, ma il canale è per la rasatura tradizionale e penso proprio che rimarrà tale, però penso sia bello anche che vi condivida
una passione che comunque è legata, cioè non avrei mai comprato profumi se non avessi prima apprezzati con la rasatura tradizionale. In più ci sono sempre più marchi che fanno della profumazione il loro cavallo di battaglia e sempre più marchi che fanno collaborazioni anche con profumieri o profumi di nicchia, appunto per dare, ragazzi, come monta sto sapone. E dipende molto da dove vogliamo andare con la rasatura tradizionale, cioè se rimane solo una gestualità giornaliera, fine a se stessa, con buon sapone, un rasoio e via dicendo, è una cosa. Se va anche nella profumeria, nel viaggio olfattivo, nel godersi il momento e tutto, allora ci sta che ci siano anche altri aspetti da tenere in conto, soprattutto quando comincia a alzarsi il prezzo, perché se io il sapone lo pago fino a 5, 10, 15 euro, gli perdono anche magari una profumazione semplice, non troppo esplosiva o complessa, via dicendo, comincio a pagare magari 25, come sta andando di moda adesso, 25, 30, 35 euro un sapone, voglio anche che mi dia il viaggio olfattivo, ok? Che mi dia la profumazione, che mi dia un bel viaggio durante la rasatura. Ad esempio un sapone così può essere il miglior sapone del mondo, ma profumazioni così a me non è che mi fanno tanto impazzire, però dopo c'è anche il gusto personale, ci sta, ad esempio un amico che me l'ha chiesto, a lui piace molto, quindi a un certo punto c'è anche il gusto personale. Il sapone sembra abbastanza funzionale, devo dire la verità. Pensavo, non avevo enormi aspettative sul sapone, e invece sta comportando veramente bene. Magari ho beccato io la profumazione meno interessante per me, nel senso che voglio giudicare un prodotto solo per la profumazione, ci mancherebbe, ce ne sono anche altre, quindi se funziona, dopo in base anche ai vostri gusti. Provo a mettere un po' di acqua perché vedo che mantiene una certa compattezza, lo stesso. E ora vediamo se migliora un pelo in scorrevolezza. Perché la protezione mi sembra che ci sia. Mi sembra.
Allora, non ha una scorrevolezza mostruosa, però compensa, mi dà l'impressione, con un'ottima protezione. E veramente non vi fa sentire la lama. Adesso facciamo i ritocchini. E vediamo come ne usciamo. Sempre bello provare comunque marchi anche di paesi nuovi che non si conoscevano e vedere che comunque funzionano bene. Qualche piccolo red point forse il lato protezione l'ho un po' sopravvalutato, nel senso che vi dà quella sensazione, però forse la mancanza un po' di scorrevolezza e la poca profondità del sapone si sta un po' facendo sentire. Cioè è come se ci fosse uno strato oleoso che vi fa comunque da parete tra la pelle e la lama, però non è abbastanza, secondo me. Non è abbastanza scorrevole barra protettivo come mi aspettavo. Infatti sento che la pelle è leggermente stressata. Ecco perché insisto nel dire che un sapone, se non lo si prova al limite, è difficile valutare. Cioè, se io mi fossi accontentato di una rasatura normale, semplice, pulita, buona, senza andare al limite, avrei giudicato un sapone fantastico. Andando al limite sono venuti fuori un po' i limiti che ha. Quindi è un buon saponetto. Per il prezzo che ha compro altro, anche per la profumazione. Non è male, ma c'è di meglio, quindi ecco, se lo comprate non vi viene a buttarlo via. Post rasatura, anche qui mi ricorda un po' il fenomeno, quindi un post rasatura molto molto tirato. Tra l'altro non costano neanche poco perché siamo comunque sui 20 euro. È un saponetto che costasse
dico io 7-8 euro, uno dice cavolo sì, comunque profumazione abbastanza spinta, piacevole che si sente durante la rasatura, magari becchi quella migliore di quello che ho preso io, almeno a gusto, ci può stare. Post rasatura non è malaccio, ma non è neanche una meraviglia, la scorrevolezza è giusto accettabile, la protezione è non male ma è un pochettino scarsa, quindi un sapone che funziona ma per il suo prezzo c'è di meglio. Questo è il mio punto di vista. Comunque il BBS l'abbiamo raggiunto, ma con un po' di problematiche. Ecco. Ci mettiamo un po' di astringente perché sento che ce ne vuole, questo Reusel mousse astringente, anche perché mi darà anche un po' di post rasatura. C'è dentro veramente di ottimi componenti che vi lasciano un ottimo post rasatura. Siccome questo è un aftershave piacevole, però non è che ecco, insomma, sulla pelle sia il toccasana di... È un buon aftershave, piacevole, fresco, un classico che ogni tanto a farlo a casa lo metti e non ti fa pentire di averlo fatto. Ecco, almeno questo è come la vedo io. Proprio piacevole. Bene, io ho raccontato la mia, mi dispiace non aver potuto parlarne meglio. Magari avessi pagato 10 euro avrei detto cavolo, però dai, funziona. Avendolo pagato comunque mi sembra 20 passa euro, purtroppo a quel prezzo 10 sono 10-15 marchi meglio e lì casca il palco. Questo è come la penso io. 316 una certezza, rasoio fantastico, con almeno 2-3 giorni di barba per me è una sicurezza assoluta. Condoglianze ai parenti di Ludovico Martelli per la perdita, mi dispiace, comunque una persona che comunque ha fatto il suo lavoro in Italia, avrà pagato le sue tasse, ha portato avanti la famiglia, continuano ad andare avanti con il loro lavoro e quindi che gli vogliamo dire? Continuate così e pensate un po' di più a noi della rasatura tradizionale, fateci qualche linea nuova, qualche profumazione, magari un rasoietto, qualcosina, siamo qua che vi aspettiamo, dai, chissà che questo grido venga ascoltato. Botti Brush NC3, uno dei migliori ciuffi che ho mai provato, quindi che vedevo dire, lo provate e vedete da voi. Vi consiglio il nodo del 27-28, questo è il mio consiglio perché ha veramente un bel backbone e se lo volete gustare a pieno che non faccia male fatica a aprirsi in viso, 27-28 è veramente fantastico. Questo è il mio parere. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye!